i diritti che ti devi dare. Ogni giorno è il momento giusto per fare i conti con una grande verità, e la verità è questa: tutti sappiamo come dovremmo comportarci, come dovremmo cambiare per avere il rispetto degli altri. Basterebbe guardarsi intorno, perché le vediamo le persone che si fanno rispettare, le vediamo quelle che mettono i limiti, che dicono no con un sorriso, senza crollare. Però quando tocca a noi, basterebbe copiarli, no? Ma troppe volte non ci riusciamo. E lo sai perché? Perché tutti noi sappiamo la teoria, vediamo i modelli giusti, ma poi non ci diamo il permesso di farlo. E allora ti chiedo, se per una volta non avessi bisogno di nessun permesso, se il potere di dire basta, di mettere un limite, il potere di chiedere quel rispetto fosse già nelle tue mani da sempre, e allora questo video è la mappa, è la tua mappa per ritrovarlo quel potere subito, oggi. Seguimi. Buongiorno a tutti, io sono Cristina Ferrero, sono una counselor professionista, mediatore familiare, e la mia professione è aiutare le persone ad aiutarsi. Sempre più nel mio mestiere mi accorgo che le persone non cercano soluzioni, perché quelle soluzioni le saprebbero già. Non cercano neanche delle risposte. Hanno solo, nella maggior parte dei casi, bisogno di darsi il permesso di agire. Perché tante volte, pensaci un attimo, tante volte le risposte si sanno già, ma bisogna darsi dei diritti prima. E invece cosa succede? Che troppe volte si va dagli altri, che vai dagli altri in punta dei piedi. Molte persone approcciano la vita così, quella frase che ho già detto tante volte: scusa se esisto, scusa se chiedo, scusa se ho bisogno, scusa se occupo spazio. Sai cosa succede? Che troppe volte vai dagli altri chiedendo autorizzazione. Scusa, posso farmi rispettare? Ma il punto è questo: il permesso non lo chiedi, quel permesso lì, quel diritto te lo dai da solo, perché non è una scelta quello. Tu lo devi fare perché è un dovere verso te stesso. E mettiamoci d'accordo, tu hai gli stessi diritti che vedi gli altri praticare, tu hai gli stessi diritti di tutti quegli altri, ma quei diritti te li devi riconoscere tu per iniziare. Lo sai cos'è? Se no, nessuno te li darà. E allora in questo video, vedrai la lista di quei diritti che nella mia professione ho visto negati, ma soprattutto negarsi troppe volte. Sono 6 diritti che costruiscono uno sull'altro un percorso di cambiamento, perché non basta riconoscerli, e tu li sai già tutti, bisogna viverli. Perché? Perché darsi il diritto di vivere è un dovere, ma bisogna iniziare. E allora iniziamo. Ma prima c'è una cosa che ti devo dire. C'è il mio corso online, un corso che si chiama Stare con gli altri restando forte. Qui trovi il link per andarlo a vedere, c'è un video subito che spiega tutto. Che cos'è questo corso? Questo corso non è un corso, è un percorso, finalmente, per darti i diritti di cui parleremo in questo video, per darti finalmente i diritti di essere in piedi, di essere forti, di riprenderti il potere davanti agli altri, il potere e il diritto di vivere la tua vita finalmente come vuoi tu. È un corso completo, un corso che ti accompagna nella gestione di te stesso e gestione degli altri. Sono 5 moduli con 5 video, con video di esercizi per ogni modulo, ci sono poi quiz, ci sono PDF scaricabile, trovi tutto. Il corso è tuo per sempre, per farlo al passo che vuoi tu, per andare a vederlo e rivederlo. Perché è importante? Perché finalmente
tu ballerai la danza sulla tua musica e gli altri, se vorranno avvicinarsi, decideranno loro se adeguarsi loro finalmente alla tua musica. Lo sai perché? Perché tu stai continuando ad aspettare che gli altri cambino, ma ti dico una grande verità da cui partire: gli altri non cambiano, ma tu sì, tu puoi cambiare, e in questo corso capirai piccoli cambiamenti per riportare la tua vita dove deve stare, da te. Riparti da te, ritorna a casa tua, te stesso, e cambia il mondo. Riprendiamo e si parte dal primo diritto, quello più basilare. 1. Il diritto a essere visto, non come ruolo, come persona. Prima di tutto le persone chiedono di essere viste. E ti spiego, non come madre, non come figlio, non come marito, moglie, professionista, pilastro della famiglia e della comunità, no, come persona, con un nome, con una storia, con un centro. Io sono, non io sono il ruolo che ricopro. E allora ti faccio una domanda: hai mai pensato a quanto spesso magari ti presenti dicendo o pensi di te, io sono la madre di, io sono il marito di? E sai cosa succede? Che quando dici questo, stai dicendo che la tua identità è funzionale. E in funzione è legata a qualcos'altro. La tua identità è secondaria. E non è che essere madre o figlio o marito non conti, conta e come, ma non è tutto quello che tu sei. Torniamo proprio alla base: tu sei una persona, tu sei il tuo nome. E allora ti racconto questo. Qualche mese fa una signora mi ha contattato, madre di 3 figli, sempre presente, sempre disponibile, sempre sul pezzo. E a un certo punto mi ha detto una frase che mi ricordo: Cristina, io non so più chi sono, so solo quello che devo fare. E allora l'ho chiesto: ma tu come ti chiami? Lei mi ha detto il nome e io le ho risposto: ecco, tu sei quello, tu sei lei. E sai cosa succede? Quando qualcuno viene visto, non guardato, visto così per la prima volta, non si rafforza, crolla, non per fragilità, per sollievo, perché quella persona da troppo tempo non era più stata vista fuori da quel ruolo. E allora il primo diritto è essere visto come persona, una degli 8 miliardi di persone che hanno il diritto di essere visti, né una così, né più né meno. Ma essere visto non basta. Perché? Perché puoi essere visto e restare invisibile lo stesso, puoi esistere senza pensare, puoi esserci senza veramente contare qualcosa. E allora il passo successivo è questo: dare peso a quella presenza. 2. Il diritto a contare. La tua voce ha peso. Sai cos'è? Che bisogna esistere, pesare, non alla fine, non se avanza spazio, adesso. E allora ti faccio una domanda: hai mai avuto la sensazione di essere sempre l'ultimo o l'ultima della lista, di aspettare sempre il tuo turno, ma che quel turno non arrivi mai? E qui emerge una paura. Se conto io, se mi faccio valere, tolgo qualcosa a qualcuno. E invece no. Contare non è rubare spazio, contare è occupare il proprio. Perché? Perché se tu conti, tu non togli niente a nessuno, stai solo riconoscendo che anche tu hai il diritto di essere ascoltato, visto, considerato. E allora questo non significa imporre, significa soltanto dire: io esisto e quello che penso, quello che sento, quello che voglio conta. Attento, non di più degli altri, però neanche di meno.
E allora ti è mai capitato di avere qualcosa da dire, qualcosa di importante che per te valeva, ma di non dirlo perché hai pensato, vabbè, tanto non cambia niente, vabbè, poi magari litigo, vabbè, offendo, faccio. E sai cosa succede? In quel momento ti stai negando il diritto di contare. Il problema è che quando ti neghi questo diritto, gli altri smettono di vederti. Non lo fanno per cattiveria, ma perché tu stesso hai deciso di non occupare più spazio. Per cui il secondo diritto è tu conti. La tua voce conta in mezzo a tutte le altre voci e hai il diritto di occupare lo spazio che ti spetta. E se conti, allora conta anche quello che senti, quello che provi, quello che ti manca, i tuoi bisogni, i tuoi desideri, perché contare non è solo avere una voce, è riconoscere che quella voce nasce da bisogni che sono reali, legittimi e soprattutto degni. 3. Il diritto ad avere bisogni, senza vergogna, senza giustificazioni. Il diritto di avere bisogni e di non vergognarsene. Molte persone arrivano da me convinte che i bisogni che vorrebbero portare avanti siano egoismo, immaturità, debolezza. E allora cosa fanno? Li negano, li seppelliscono, li ignorano. Vabbè, non è importante, posso farne a meno. Però c'è una verità che va detta chiaramente: un bisogno non espresso non sparisce, quel bisogno lì si trasforma in rabbia, si trasforma in stanchezza cronica, si trasforma in ritiro, si trasforma in malessere, in insoddisfazione, perché i bisogni non sono capricci, i bisogni propri sono fondamentali per vivere. Se tu senti di aver bisogno di riposo, di tempo per te, di affetto, di essere ascoltato, quello è. E questi bisogni non scompaiono solo perché tu decidi di ignorarli. Una persona, una giovane donna, mi ha contattato e lavorava sempre tanto, poi la famiglia, sempre disponibile, mai un no. E un giorno è crollata. Si chiama burnout. E io le ho chiesto: ma tu ti sei mai presa cura di te? E sapete la risposta? No, non ne avevo il tempo. Ecco, aveva messo i suoi bisogni dopo tutto il resto. E a un certo punto sapete cosa è successo? Il corpo ha detto basta, perché il corpo non mente. E se tu ignori i bisogni, il corpo, te lo ricorda. E allora il terzo diritto: avere bisogni, riconoscerli, nominarli, ma soprattutto dare loro dello spazio, senza vergogna. Ma qui cambia tutto. Allora, fino ad ora abbiamo parlato di riconoscimento, di vedere, di accettare, ed è fondamentale, però non basta. Perché? Perché puoi passare anni a riconoscere i tuoi bisogni, a saperli, e poi a restare fermo o ferma. Puoi sapere cosa ti serve e poi non farlo mai. E allora qui inizia la parte difficile, la parte di palestra dove devi agire, la parte attiva. Perché? Perché ora non si tratta più di riconoscere, si tratta di fare. E andiamo sul prossimo diritto. 4. Il diritto ad agire per te. Tradurre i bisogni in scelte. Le persone poi quasi sempre chiedono il diritto di fare il passo successivo, agire per sé. Il diritto di tradurre i bisogni in scelte operative, il diritto di non restare bloccati nel so cosa mi serve, ma non lo faccio. Perché? Perché questa è la ferita più comune. E qui la frase è questa: un bisogno che non diventa azione
resta una ferita aperta. Cosa vuol dire? Che quando riconosci un bisogno ma non lo agisci, quella consapevolezza lì non è che se ne va, non ti libera. Cosa fa? Ti pesa. È come sapere di avere sete, però non bere. La sete non passa, te la metti via, ma quella cosa lì aumenta e va da qualche altra parte, come abbiamo visto. E allora il quarto diritto è questo: prenderti sul serio. E ti devi dire: ok, so cosa mi serve e adesso faccio qualcosa per ottenerlo. Però, e qui siamo sempre qua, non domani, non quando sarà il momento giusto e tutti saranno pronti ad accettare, tutti buoni, no, adesso. C'è una frase del Talmud, il Talmud è uno dei libri sacri per l'ebraismo. Il Talmud dice: se io non sono per me, chi sarà per me? E se non ora, quando? Allora io ti dico, non puoi aspettare sempre che il salvataggio arrivi da fuori. Perché? Perché gli altri possono essere occupati, possono essere a pranzo, possono avere altri pensieri, altri impegni, possono essere impegnati a fare d'altro, a pensare a se stessi, per esempio. E allora l'hai mai sentito quel proverbio che dice: aiutati che il cielo ti aiuta, cioè aiuta te stesso prima, poi il cielo ti aiuta. E visto che siamo con frasi importanti, qua ce n'è un'altra, lo dico un video sì, un video no, nel Vangelo di Matteo, che una frase che spesso dimentichiamo ma è il centro di tutto, dice: ama il prossimo tuo come te stesso, come te stesso. E quando io lo dico alle persone che si rivolgono a me, glielo dico, tirano un grande sospiro di sollievo. Ho il diritto ad amarmi, ho il diritto di amare gli altri, ma con quell'amore lì prima darlo a me, come te stesso, non più di te stesso. Perché se non ti ami, se non ti rispetti, se non ti prendi cura di te, come puoi amare davvero qualcun altro? Carl Rogers, psicologo degli anni 50, ha detto una cosa molto importante. Esiste un curioso paradosso. Quando mi accetto così come sono, allora e solo allora posso cambiare. Non puoi cambiare se continui a prenderti a pezzi, continui a negarti. Ma quando ti prendi sul serio, quando accetti che hai bisogni e che quei bisogni meritano azione, allora qualcosa si muove. E allora il quarto diritto è agire per te, tradurre i bisogni in scelte. Cosa significa? Agire. E quando inizi ad agire per te, quando inizi a prenderti sul serio, ti accorgi di una cosa: che non tutti saranno d'accordo, che qualcuno reagirà male, che qualcuno proverà a farti tornare indietro. Cos'è successo? Sei matta? Cos'è successo? E allora devi fare un altro passo, quello più difficile. Devi proteggere quello spazio che con le tue scelte hai conquistato. 5. Il diritto a proteggerti, anche se costa, anche se deludi qualcuno. Il diritto a proteggerti, il diritto a stabilire limiti, a difendere il tuo spazio, il diritto di allontanare chi non ti permette di vivere la tua vita. Allora, io ho visto tantissime persone che riconoscevano i loro bisogni, che sapevano di valere, che sapevano di meritare rispetto, ma poi non si davano il permesso di proteggere quello spazio, non si davano il permesso di dire una sola frase: basta, questo non va bene, io qui tiro una riga, metto un limite. Lo sai perché? Perché mettere limiti, soprattutto alle persone molto vicine, a un genitore anziano, a un figlio, sembra una cosa cattiva, sembra egoista. Però tu lo devi mettere lo stesso a tua madre, a tuo figlio, al tuo partner, alla tua partner.
E lo sai perché non ci riesci? Perché ci hanno insegnato che l'amore è incondizionato, è accoglienza, disponibilità, addirittura sacrificio. E allora cosa succede? Pensi, se metto un limite, allora non sto amando abbastanza. E io ti dico una cosa, l'amore senza limiti non è amore, è annullamento. Perché? Perché se tu non metti limiti, delimiti il tuo spazio, smetti di esistere, diventi nebbia, diventi funzione e l'altro, anche se ti ama, visto che tu sei uno strumento, sei funzionale, finisce per usarti. Non per cattiveria, tante volte, ma perché tu glielo permetti. E allora il quinto diritto è questo. Darti il diritto di proteggerti, darti il diritto di dire questo non mi va bene, questa cosa mi fa male. Ho già fatto un video su questo, perché tu hai il diritto di stabilire confini chiari. Se tu fai questo, allora ci sarà un prezzo da pagare, c'è una cosa, io farò quest'altro. Se tu non rispetti questo, io me ne vado. Non ti devi giustificare, non devi spiegare, non devi convincere. Hai il diritto di proteggere te stesso, come gli altri. Prima, se proteggi gli altri, prima proteggi te, anche se costa, anche se l'altro non capisce, perché se qualcuno ti chiamerà egoista è perché non gli stai andando più bene. Perché se non proteggi te stesso, allora, come dice il Talmud, chi lo farà? E se non ora, quando? E allora il quinto diritto è proteggerti, anche se deludi qualcuno. Per cui qui entra in ballo l'autostima, il valore che dai a te stesso. E gli altri sono specchi. Gli altri non sono nient'altro che specchi che riflettono il valore che ognuno di noi dà a se stesso. Gli altri ti daranno stima solo se tu te la sei già data prima. E questo è il risultato finale, il punto d'arrivo. Sei il diritto a volerti bene, lealtà quotidiana verso te stesso, il diritto a volerti bene. Ma questo non è un punto tra gli altri 5, è il risultato di tutti gli altri. Volersi bene non è un sentimento. Volersi bene è una pratica, è una forma di lealtà quotidiana verso se stessi. Volersi bene non è quelle robe da cioccolatino, vogliti bene. No, volersi bene non significa svegliarsi la mattina e sentirsi pieni d'amore per sé, piacersi. Non funziona così. Volersi bene significa fare scelte per il proprio bene, piccole, grandi, quotidiane. Significa riconoscerti come persona. Significa contare, significa dare dignità ai tuoi bisogni, prenderti sul serio, proteggerti. E a volte vuol dire una cosa scomoda. Volersi bene significa qualche volta deludere qualcuno. Però smettere di deludere sempre se stessi. Perché? Perché se hai passato anni a mettere tutti gli altri prima di te, volersi bene sembrerà quasi un tradimento, sembrerà egoismo, non ti riconosci. Però ascoltami bene, scrivitelo, non lo è. Il fatto è che tu stai solo, finalmente allargandoti e occupando il tuo spazio. E chi era abituato a invaderlo adesso si sente spiazzato. Ma tu non sei responsabile del loro spiazzamento, di come loro si sentono. Sei responsabile soltanto e solamente della tua vita. Carl Rogers ha detto una cosa meravigliosa, sempre lui. Quel che sono è sufficiente, se solo riesco ad esserlo. Quel che sei è sufficiente. Non devi essere di più, non devi essere perfetto, non devi essere ciò che gli altri vogliono. Devi solo essere te stesso, nella tua unicità, nella tua bellezza, e quello è sufficiente. Se solo riesci a esserlo, allora volersi bene è esattamente questo, darsi il permesso di essere quello che si è,
con i limiti, con i bisogni, con le fragilità, con i propri confini e anche difendere quello spazio, anche quando costa fatica. E allora siamo qui a tirare la riga. Se dovessi riassumere quest'anno in una frase, il mio anno, diciamo, lavorativo di incontri con le persone sarebbe questa. Le persone non mi hanno chiesto di cambiare vita, mi hanno chiesto il permesso di esistere con dignità. E questo, forse, è il diritto più importante di tutti. Perché esistere con dignità significa riconoscersi, riconoscere questi diritti, tutti, uno per uno, e rivediamoli insieme. Il diritto a essere visto, il diritto a contare, il diritto ad avere dei bisogni, il diritto ad agire per te, il diritto a proteggerti, il diritto a volerti bene. E forse mentre mi ascoltavi hai riconosciuto qualcosa, forse hai pensato sì, questa è una cosa che io mi nego, e allora questo è il momento. Non aspettare l'anno nuovo, non aspettare il momento giusto, non aspettare che qualcuno ti dia il permesso. Sai cosa devi fare? Semplicemente te lo dai tu, perché non è una scelta, perché è un dovere verso te stesso, perché tu sei una persona. E le persone, come vedi fare a quelli fuori, le persone hanno diritti, e allora tu hai diritto di esistere con dignità. Eccoci. Allora, come sempre, trovi il link del PDF scaricabile giù in descrizione con tutto questo materiale, trovi il link per iscriverti alla mia newsletter, trovi il link nel primo commento qua sotto. Che altro ti devo dire? Ti devo dire che ti devi iscrivere a questo canale, mi devi mettere un commento, mi devi mettere il like, e soprattutto per questa cosa che io ti mando, che ci credo, che è vera. Pensaci, fallo. Da oggi, da domani, inizia a darti i diritti per avere quella vita finalmente, la tua, quella vita bellissima.